Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Eliquis, compressa rivestita, Bristol Myers Squibb SRL, ultimo aggiornamento, 5 aprile 2022. Cos'ha Eliquis, compressa rivestita? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Eliquis, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Eliquis, compressa rivestita? Eliquis, compressa rivestita ha un farmaco a base del principio attivo apixaban, appartenente alla categoria degli trombolitici e nello specifico inibitori diretti del fattore XA. È commercializzato in Italia dall'azienda Bristol Myers Squibb SRL. Eliquis, compressa rivestita può essere prescritto con ricetta RRRL, ricetta ripetibile infant/ripetibile limitativa nelle altre indicazioni terapeutiche. Confezioni. Eliquis 2,5 mg 10 compresse rivestite. Eliquis 2,5 mg 20 compresse rivestite. Eliquis 2,5 mg 60 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Bristol Myers Squibb Pharma EIG. Concessionario: Bristol Myers Squibb SRL. Ricetta: RRRL, ricetta ripetibile infant/ripetibile limitativa nelle altre indicazioni terapeutiche. Classe A. Principio attivo: apixaban. Gruppo terapeutico: trombolitici. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: prevenzione degli eventi tromboembolici venosi, TEV, nei pazienti adulti sottoposti a intervento chirurgico di sostituzione elettiva dell'anca o del ginocchio. Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti adulti affetti da fibrillazione atriale non valvolare, VAF, con fattori di rischio, quali un precedente ictus o attacco ischemico transitorio, TIA, età 0-75 anni, ipertensione, diabete mellito, insufficienza cardiaca sintomatica, classe DA 0-I. Trattamento della trombosi venosa profonda, TVP, e dell'embolia polmonare, EP, e prevenzione delle recidive di TVP ed EP negli adulti, vedere paragrafo 4 per i pazienti con EP emodinamicamente instabili. Posologia. Prevenzione del TEV. Intervento chirurgico di sostituzione elettiva dell'anca o del ginocchio. La dose raccomandata di apixaban a 2,5 mg 2 volte al giorno per via orale. La dose iniziale deve essere assunta da 12 a 24 ore dopo l'intervento chirurgico. Nel decidere la tempistica di somministrazione all'interno di questo intervallo di tempo i medici possono tenere in considerazione i potenziali benefici di un'anticoagulazione più precoce per la profilassi del TEV, così come il rischio di sanguinamenti post-chirurgici. Pazienti sottoposti a chirurgia di sostituzione dell'anca. La durata raccomandata del trattamento da 32 a 38 giorni. Pazienti sottoposti a chirurgia di sostituzione del ginocchio. La durata raccomandata del trattamento da 10 a 14 giorni. Prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti affetti da fibrillazione atriale non valvolare, VAF. La dose raccomandata di apixaban a 5 mg 2 volte al giorno per via orale. Riduzione della dose. La dose raccomandata di apixaban a 2,5 mg 2 volte al giorno per via orale nei pazienti con VAF ed almeno due delle seguenti caratteristiche: età a 0-80 anni, peso corporeo a 0,60 kg o creatinina sierica a 0,1,5 mg/dl, 133 micromoli/L. La terapia deve essere continuata a lungo termine. Trattamento della TVP, trattamento della EP e prevenzione delle recidive di TVP ed EP, TEV. La dose raccomandata di apixaban per il trattamento della TVP acuta e per il trattamento della EP a 10 mg, per via orale, 2 volte al giorno, per i primi 7 giorni seguiti da 5 mg, per via orale, 2 volte al giorno. In accordo alle linee guida mediche disponibili, il trattamento di breve durata, almeno 3 mesi, si deve basare su fattori di rischio transitorio, come ad esempio recente intervento chirurgico, trauma, immobilizzazione. La dose raccomandata di apixaban per la prevenzione delle recidive di TVP ed EP a 2,5 mg, per via orale, 2 volte al giorno. Quando la prevenzione delle recidive di TVP ed EP è indicata, la dose giornaliera di 2,5 mg, 2 volte al giorno, deve essere iniziata dopo il completamento di 6 mesi di trattamento con apixaban 5 mg 2 volte al giorno o con un altro anticoagulante, come indicato di seguito nella tabella 1, vedere anche paragrafo 5, 1.
Tabella 1. Schema posologico. Dose massima giornaliera. Trattamento della TVP o della EP 10 mg 2 volte al giorno per i primi 7 giorni, 20 mg seguiti da 5 mg 2 volte al giorno, 10 mg. Prevenzione delle recidive di TVP e barra o EP a seguito del completamento di 6 mesi di trattamento per TVP o EP 2,5 mg 2 volte al giorno, 5 mg. La durata complessiva della terapia deve essere personalizzata dopo un'attenta valutazione dei benefici del trattamento rispetto al rischio di sanguinamento, vedere paragrafo 4. Dimenticanza di una dose. In caso di dimenticanza di una dose, il paziente deve prendere Eliquis immediatamente e quindi continuare con l'assunzione 2 volte al giorno come in precedenza. Switching. Il passaggio da una terapia con anticoagulanti parenterali ad Eliquis, e viceversa, può essere effettuato nel momento in cui ha prevista la dose successiva, vedere paragrafo 4.5. Questi medicinali non devono essere somministrati contemporaneamente. Passaggio da una terapia con antagonisti della vitamina K, ABK, ad Eliquis. Quando i pazienti passano da una terapia con gli antagonisti della vitamina K, ABK, ad Eliquis, la terapia con Warfarin o con altri ABK deve essere interrotta ed Eliquis deve essere iniziato quando il rapporto internazionale normalizzato, INR, a 2. Passaggio da Eliquis ad una terapia con ABK. Quando i pazienti passano da Eliquis ad una terapia con gli antagonisti della vitamina K, la somministrazione di Eliquis deve essere continuata per almeno 2 giorni dopo aver iniziato la terapia con ABK. Dopo 2 giorni di cosomministrazione di Eliquis e terapia con ABK, deve essere effettuato un test INR prima della successiva dose programmata di Eliquis. La cosomministrazione di Eliquis e terapia ABK deve essere continuata fino a quando il rapporto internazionale normalizzato, INR, a 0 IN 2. Compromissione renale. In pazienti con compromissione renale lieve o moderata, si applicano le seguenti raccomandazioni. Per la prevenzione del TEG nell'intervento chirurgico di sostituzione elettiva dell'anca o del ginocchio, TEG, per il trattamento della TVP, per il trattamento della EP e per la prevenzione delle recidive di TVP ed EP, TEG, non ha necessario alcun aggiustamento della dose, vedere paragrafo 5.2. Per la prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti con VAF e creatinina sierica a 0 IN 1,5 mg/dl, 133 micromoli/L, associata ad una età a 0 IN 80 anni o ad un peso corporeo a 0,60 kg, ha necessaria una riduzione della dose come descritto sopra. In assenza di un altro criterio per la riduzione della dose, età, peso corporeo, non ha necessario alcun aggiustamento della dose, vedere paragrafo 5.2. Nei pazienti con compromissione renale grave, clearance della creatinina 15-29 ml/min, si applicano le seguenti raccomandazioni, vedere paragrafi 4 e 5.2. Per la prevenzione del TEG nell'intervento chirurgico di sostituzione elettiva dell'anca o del ginocchio, TEG, per il trattamento della TVP, per il trattamento della EP e la prevenzione delle recidive di TVP ed EP, TEG, apixaban deve essere usato con cautela. Per la prevenzione dell'ictus e dell'embolia sistemica nei pazienti con VAF, i pazienti devono ricevere la dose più bassa di apixaban pari a 2,5 mg 2 volte al giorno. In pazienti con clearance della creatinina, 15 ml/min, o in pazienti sottoposti a dialisi, non c'è esperienza clinica e pertanto l'uso di apixaban non ha raccomandato, vedere paragrafi 4 e 5.2. Compromissione epatica. Eliquis ha controindicato in pazienti con malattia epatica associata a coagulopatia e a rischio di sanguinamento clinicamente rilevante, vedere paragrafo 4.3. Non ha raccomandato in pazienti con compromissione epatica grave, vedere paragrafi 4 e 5.2. Deve essere usato con cautela in pazienti con compromissione epatica lieve o moderata, KILD PUGA-OB. Non ha necessario alcun aggiustamento delle dose in pazienti con compromissione epatica lieve o moderata, vedere paragrafi 4 e 5.2. I pazienti con enzimi epatici elevati all'anina aminotransferasi, ALT, aspartato aminotransferasi, AST, 2-Xuln o bilirubina totale a 0 IN 1,5 Xuln sono stati esclusi dagli studi clinici. Eliquis deve quindi essere usato con cautela in questa popolazione, vedere paragrafi 4 e 5.2. Prima di iniziare il trattamento con Eliquis deve essere effettuato il test di funzionalità epatica. Peso corporeo, TEV, non ha necessario alcun aggiustamento della dose, vedere paragrafi 4 e 5.2. In VAF, non ha necessario alcun aggiustamento della dose, a meno che non si rientri nei criteri per la riduzione della dose, vedere riduzione della dose all'inizio del paragrafo 4.2. Sesso, non ha necessario alcun aggiustamento della dose, vedere paragrafo 5.2.
Anziani. Teveteva euro non ha necessario alcun aggiustamento della dose, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Vafa euro non ha necessario alcun aggiustamento della dose, a meno che non si rientri nei criteri per la riduzione della dose, vedere riduzione della dose all'inizio del paragrafo 4, 2. Cardioversione, VAF. I pazienti sottoposti a cardioversione possono continuare il trattamento con apixaban. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Eliquis nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni non sono state stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Uso orale. Eliquis deve essere deglutito con acqua, con o senza cibo. Per i pazienti che non sono in grado di deglutire le compresse intere, le compresse di Eliquis possono essere frantumate e sospese in acqua, o destrosio al 5% in acqua, D5W, o succo di mela o miscelate con purea di mela e somministrate immediatamente per via orale, vedi sezione 5, 2. In alternativa, le compresse di Eliquis possono essere frantumate e sospese in 60 ml di acqua o di 5W e somministrate immediatamente attraverso un sondino nasogastrico, vedi sezione 5, 2. Le compresse di Eliquis frantumate sono stabili in acqua, di 5W, succo di mela e purea di mela fino a 4 ore. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Sanguinamento clinicamente significativo in atto. Malattia epatica associata a coagulopatia ed a rischio di sanguinamento clinicamente rilevante, vedere paragrafo 5, 2. Lesioni o condizioni considerate fattori di rischio significativo per sanguinamento maggiore. Queste possono includere ulcera gastrointestinale in corso recente, presenza di neoplasie maligne ad elevato rischio di sanguinamento, recente lesione cerebrale o spinale, recente intervento chirurgico a livello cerebrale, spinale od oftalmico, recente emorragia intracranica, varici esofagee accertate o sospette, malformazioni arterovenose, aneurismi vascolari o anomalie vascolari maggiori intraspinali o intracerebrali. Trattamento concomitante con qualsiasi altro agente anticoagulante come ad esempio eparina non frazionata, ENF, eparine a basso peso molecolare, enoxaparina, dalteparina, eccetera, derivati dell'eparina, fondaparinux, eccetera, anticoagulanti orali, varfarin, rivaroxaban, dabigatran, eccetera, fatta eccezione per specifiche circostanze di cambio di terapia anticoagulante, vedere paragrafo 4, 2, o quando l'ENF è somministrata alle dosi necessarie per mantenere un catetere centrale venoso o arterioso aperto, vedere paragrafo 4, 5. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Rischio di emorragia. Come con altri anticoagulanti, i pazienti che assumono Eliquis devono essere tenuti sotto osservazione per eventuali segni di sanguinamento. Si raccomanda di usarlo con cautela in condizioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Inibitori del CYP3A4 e della PGP. La somministrazione concomitante di apixaban e di chetoconazolo, 400 mg una volta al giorno, un potente inibitore sia del CYP3A4 sia della PGP. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Eliquis, compressa rivestita. Insieme ad altri farmaci come Eurosactilisea Euro, Aerosalia Euro, Aerosar Extra, soluzione, uso interno, Aerosbeacita, capsula Euro, Aeroscalciparina Euro, Aerosclarima Euro, Aerosclexaneta Euro, Aerosderonavir Accord, compresse rivestite a Euro, Aerosderonavir Orobindo, compresse rivestite a Euro, Aerosderonavir Dottor Redis, compresse rivestite a Euro, Aerosderonavir G, compresse rivestite a Euro, Aerosderonavir KK, compresse rivestite a Euro, Aerosderonavir Milan, compresse rivestite a Euro, Aerosderonavir Sandoz, compresse rivestite a Euro, Aerosderonavir Zentiva, compresse rivestite a Euro, Aerosecasolva Euro, Aerosenoxaparina Rovia Euro, Aeroseparina Vistera Euro, Aerosepsoclara Euro, Aerosepsodilavea Euro, Aerosevotazza Euro, Aerosfluxuma Euro, Aerosfraxodia Euro, Aerosgenvoia Euro, Aerosgemaxana Euro, Aerosgliveca Euro, Aeroscemovasala Euro, Aerosceparina Euro, Aerosimaniveka Euro, Aerosimatinib Accorda Euro, Aerosimatinib Dottor Reddisa Euro, Aerosimatinib Rambaxia Euro, Aerosimatinib Sandoza Euro, Aerosimatinib Teva, capsula Euro, Aerosimatinib Teva, compresse rivestite a Euro, Aerosinixa, soluzione a Euro, Aerosinoep, soluzione, uso interno, a Euro, Aerosinoep, soluzione a Euro, Aerositraconazolo Doc Generica Euro, Aerositraconazolo Ega Euro, Aerositraconazolo Milan Generic Sa Euro, Aerositraconazolo
azolo sandoza aurositraconazolo teva aurositragerma aurosivor, soluzione, uso interno, auroscaletra, compresse rivestite auroscaletra, soluzione auroschetoconazoli auroschetonova auroslentrada auroslopinavir ritonavir accorda auroslopinavir ritonavir milana aurosmetallise aurosnervaxona aurosnizoblu aurosnizoral, crema aurosnizoral, shampoo aurosnormoparina aurosnorvir, compressa rivestita aurosnorvir, polvere per sospensione aurosnovastana aurosnoxafil, compressa gastroresistente aurosnoxafil, sospensione aurosfarepa aurosposaconazolo accorda aurosposaconazolo acla aurosposaconazolo ega aurosposaconazolo egistada aurosposaconazolo fresenius cavia aurosposaconazolo milan farma aurosposaconazolo milana aurosposaconazolo sandoza aurosposaconazolo teva aurosprezista, compressa aurosprezista, sospensione aurosproctosola aurosrezolsta aurosrifadina aurosrifatera aurosrifina aurosrifocina aurosritonavir milana aurosritonavir sandoza aurosrovinadila auroseledia auroseleparina aurosinturma aurososeflussa aurospendora aurosporanox, capsula aurosporanox, soluzione aurostribilda eurosintuzza aurostocada aurostrazera aurostriesporin, capsula aurostriesporin, soluzione aurosurochinasi ega aurosurochinasi pfizzera aurosveracera aurosvend, compressa rivestita, compresse rivestite aurosvend, polvere aurosviamaltrauma aurosvoriconazolo accorda aurosvoriconazolo aristo aurosvoriconazolo eurobindo aurosvoriconazolo diarreddisa aurosvoriconazolo ibiscusa aurosvoriconazolo milana aurosvoriconazolo sandozimba aurosvoriconazolo sandoza aurosvoriconazolo teva aurosxalcoria aurosxenicala aurosxtandia eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Eliquis, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Eliquis, compressa rivestita durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non ci sono dati sull'uso di apixaban nelle donne in gravidanza. Dagli studi condotti su animali non si evincono effetti nocivi diretti o indiretti in riferimento alla tossicità riproduttiva. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Eliquis non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La sicurezza di apixaban è stata valutata in 7 studi clinici di fase II che includevano più di 21.000 pazienti. Più di 5.000 pazienti negli, vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non esiste un antidoto Eliquis. Un sovradosaggio di apixaban può condurre ad un maggior rischio di sanguinamento. In caso di complicanze emorragiche, il trattamento deve essere interrotto e si deve ricercare l'origine del sanguinamento. Si deve prendere in considerazione l'istituzione di un trattamento appropriato, esempio emostasi chirurgica o trasfusione di plasma fresco congelato. Negli studi clinici controllati, la somministrazione di apixaban per via orale in soggetti sani a dosi fino a 50 mg al giorno per un periodo da 3 a 7 giorni, 25 mg 2 volte al giorno, BID, per 7 giorni, o 50 mg una volta al giorno, OD, per 3 giorni, non ha avuto effetti indesiderati clinicamente rilevanti. Nei soggetti sani, la somministrazione di carbone attivo 2 e 6 ore dopo l'ingestione di una dose da 20 mg di apixaban ha ridotto la UC media del 50% e del 27%, rispettivamente, e non ha avuto impatto sulla Cmax. Il tempo di emivita medio di apixaban ha diminuito da 13,4 ore quando ha somministrato da solo, a 5,3 ore e 4,9 ore quando il carbone attivo ha stato somministrato 2 e 6 ore dopo apixaban, rispettivamente. Pertanto, la somministrazione di carbone attivo può essere utile nella gestione del sovradosaggio o dell'ingestione accidentale di apixaban. Se un sanguinamento tale da mettere a rischio la vita non può essere controllato con le misure descritte, si può prendere in considerazione la somministrazione di concentrati di complesso protrombinico, CCP, o del fattore V recombinante.
La reversibilità degli effetti farmacodinamici di Eliquis, come dimostrato dai cambiamenti nel test di generazione della trombina, è stata evidente alla fine dell'infusione ed ha raggiunto i valori basali entro 4 ore successive all'inizio di una infusione di 30 minuti di un CCP a 4 fattori in soggetti sani. Tuttavia, non c'è nessuna esperienza clinica con l'uso di CCP a 4 fattori per fermare il sanguinamento nei soggetti che hanno ricevuto Eliquis. Ad oggi non c'è nessuna esperienza con l'uso del fattore V ricombinante nei soggetti trattati con apixaban. Si potrebbe considerare e titolare un nuovo dosaggio del fattore V ricombinante, in base al miglioramento del sanguinamento. Sulla base della disponibilità locale, in caso di sanguinamenti maggiori, deve essere presa in considerazione la consultazione di un esperto della coagulazione. Quando una dose singola di apixaban da 5 mg è stata somministrata per via orale, nei soggetti con malattia renale allo stadio terminale, ESRD, l'emodialisi ha diminuito l'AUC di apixaban del 14%. Pertanto, è improbabile che l'emodialisi sia un metodo di gestione efficace del sovradosaggio di apixaban. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti antitrombotici, inibitori diretti del fattore XA, codice ATC. B01AF02. Meccanismo d'azione. Apixaban ha un potente inibitore orale, reversibile, diretto e altamente selettivo del sito attivo del fattore. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. La biodisponibilità di apixaban è di circa il 50% per dosi fino a 10 mg. Apixaban ha rapidamente assorbito con concentrazioni massime, Cmax, che si riscontrano da 3A, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici sulla base degli studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità dose ripetuta, genotossicità, potenziale carcinogenico, fertilità, sviluppo embriofetale e tossicità su animali giovani, non rivelano rischi particolari per elenco degli eccipienti. Nucleo della compressa. Lattosio anidro, cellulosa microcristallina, e 460, crosscarmellosa sodica, sodio lauril solfato, magnesio stearato, e 470B, rivestimento. Lattosio monoidrato, ipromellosa, e 464, titanio biossido, e 171, triacetina, e 1518, ossido. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.